Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Kate ed oggi andiamo a realizzare insieme un progetto un po' diverso. Infatti voglio mostrarvi come ho realizzato questa fodera a sacchetto veramente molto semplice, dai passaggi perfetti anche per i principianti, ed è comunque una fodera che possiamo utilizzare anche per borse che non sono all'uncinetto. Infatti io spesso lo inserisco comunque nella borsa classica, metto proprio il portafoglio, il telefono e inserisco dentro la borsa. L'avevo realizzata originariamente per questa clutch a punto rete, vedete è tutta traforata, e quindi avevo realizzato questo sacchetto. Infatti vedrete i passaggi che trovate anche in questo tutorial. Ho cercato di spiegarvi in maniera veramente molto semplice come andare a realizzare questo sacchetto. Io sono principiante nel cucito, quindi se ci sono riuscita io potete riuscirci tutte. Per quanto riguarda le varie cuciture potete utilizzare sia la macchina da cucire, ma potete farlo anche a mano, quindi fattibilissimo. Poi ho messo questo cordoncino, che tra l'altro il mio è elasticizzato, ma potete mettere un classico cordoncino, delle perline se volete impreziosire, ed il gioco è fatto. Potete farla di diverse dimensioni, quello è a piacere. A questo punto non ci dilunghiamo troppo e passiamo al tutorial. Per la fodera ci ritagliamo un pezzo di stoffa bello abbondante, che sia comunque il doppio dell'altezza della nostra borsa, più un po' di margine. Io ho abbondato su tutti i lati perché devo andare comunque a rifinire anche i bordi, quindi per prendere la misura precisa andate a posizionare la vostra clutch al di sopra. Io ho lasciato circa un margine di 6 cm su ogni lato. A questo punto andiamo a ripiegare leggermente il bordino in modo da tenerlo pulito e lo fissiamo con degli spilli. Faremo lo stesso procedimento su tutti e 4 i lati, ovviamente. Una volta che avremo terminato, comunque non vi ho detto che ho ripiegato circa 1,5 cm su ogni lato. Per questo motivo avevo ritagliato la stoffa più larga rispetto a quello che mi occorre, quindi a questo punto vado a passarlo a macchina. Se non avete la macchina andate a cucirlo a mano. Una volta che avremo cucito tutto il bordo avremo un bordo bello pulito. A questo punto andiamo a ripiegare la fodera a metà. Questo è il dritto del mio tessuto raso, quindi andremo a fare una cucitura sul rovescio e dobbiamo andare ad unire i due lati. Io intanto vado a piegare anche la parte superiore dove dovrà passare il cordoncino di chiusura e me lo fisso con gli spilli. Ora vi dico anche la misura. Quindi ho piegato il mio tessuto e ho 4 cm. Faccio lo stesso anche sull'altro lato. Quindi a questo punto possiamo andare a cucire i nostri lati. Ovviamente non andremo a cucire questa zona qui, quindi ci fermeremo esattamente in questo punto. Quindi ci andiamo a cucire i due laterali qui e poi alla fine ci andiamo a chiudere la parte superiore. Bene, una volta che avrò cucito il tutto, ho cucito anche questa zona qui per far passare poi il cordoncino, posso andare a rovesciare, quindi la parte in raso deve stare al di fuori. Vado a prendere del cordoncino, io utilizzerò questo qui che ho utilizzato per creare la borsa nocciolina. Utilizzerò un cordoncino neutro perché magari posso utilizzare lo stesso sacchetto anche per qualche altra borsa, quindi non lo metterò blu, e dovrò ritagliare un pezzo che sia il doppio del lato, quindi in questo modo, calcolando che il mio cordoncino è anche elastico non ne vado a tagliare tantissimo. Quindi ho tagliato circa 70 cm, ne taglio un altro della stessa misura e con l'aiuto dell'ago da lana lo vado a far passare attraverso questa zona qui che abbiamo chiuso. Quindi inserisco l'ago
Poi lo faccio passare anche sull'altro lato, ovviamente. Ora prendo l'altro cordoncino e lo dovrò far passare in maniera opposta, quindi entro da questo lato, poi entro sull'altro lato. E questo sarà il risultato, un bel sacchetto da inserire all'interno della borsa. Io avevo in casa queste due perle in metallo con foro grande e le vado ad applicare proprio alla fine del laccetto. Ne avevo giusto due, quindi una per lato. Non sono comprese nel kit, ma molto probabilmente potreste trovare qualcosa di interessante sempre sul sito Hobby Perline. Ed eccoci qui, una volta terminato il tutto, questo sarà il risultato. Non ci resta che andarlo ad applicare all'interno della borsa in maniera molto semplice, quindi prendete il sacchetto, lo inserite all'interno ed il gioco è fatto. Vedete l'effetto? Io poi tra l'altro sono innamorata di questa borsa. Spero che questo mini tutorial vi sia stato d'aiuto. Fatemi sapere qui sotto se avete dei dubbi. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!